Il 29 luglio 1883, in una cittadina dell'Emilia-Romagna, precisamente Predappio in provincia di Forlì, nacque Benito Amilcare Andrea Mussolini. La madre, Rosa Maltoni, era una maestra delle elementari che insegnava presso Palazzo Varano, oggi attuale sede del comune di Predappio. Il padre Alessandro invece lavorava come fabbro. Fu proprio la figura paterna a influenzare maggiormente l'iniziale inclinazione politica del futuro duce. Pochi sanno che Alessandro Mussolini nacque nella stessa casa che nel 1849 aveva ospitato Garibaldi e sua moglie Anita nel periodo in cui erano in fuga verso le valli di Comacchio. Era un uomo che sin dall'età di 19 anni aveva militato attivamente in politica fra le schiere dei socialisti rivoluzionari. Noto alle autorità per il suo forte temperamento, Alessandro prese parte alle sommosse di Predappio e non era restio ad utilizzare la violenza, verbale e non, verso i suoi avversari politici, tanto che nel 1878 venne persino arrestato dalle autorità locali con l'accusa di sospette attività rivoluzionarie. Dopo 4 anni di detenzione domiciliare, nel 1882 sposa Rosa Maltoni nonostante il padre di quest'ultima non avesse mai approvato questo matrimonio. Difatti, a differenza della moglie, Alessandro era un fervente ateo e critico delle istituzioni cattoliche. Benito crebbe in una famiglia piuttosto modesta e, come abbiamo detto, venne esposto fin da giovane all'ideologia socialista e alle idee rivoluzionarie. Nel 1898 conseguì la licenza tecnica inferiore presso la scuola magistrale maschile Carducci, sita a Forlimpopoli in provincia di Forlì-Cesena, e il suo carattere irruento gli procurò in quello stesso anno un allontanamento dall'istituto per via di uno scontro con un altro alunno durante il quale, secondo alcune fonti, Mussolini estrasse anche un coltello. Solo in seguito verrà poi riammesso come convittore. Ma fu proprio nel periodo a Forlimpopoli che nel 1900 aderì al Partito Socialista Italiano, iniziando così ad interessarsi attivamente alle attività politiche. Dopo aver conseguito il diploma di maestro delle elementari, in cerca di un'occupazione tentò di ottenere una cattedra presentando varie domande in diversi comuni della provincia senza nessun risultato. Solo in una frazione di Gualtieri, precisamente a Piave Saliceto, al tempo amministrata da una giunta socialista, riuscì brevemente a lavorare come insegnante delle elementari fino alla fine dell'anno scolastico. Nel luglio del 1902, però, per sfuggire all'obbligo di leva, si stabilì a Losanna nel canton di Vaud, in Svizzera. Qui, per sopravvivere, svolse lavori di ogni genere, dal garzone di bottega al manovale edile, senza tuttavia trascurare il suo interessamento politico, che anzi in questo specifico periodo della sua vita trovò il modo di incanalarsi in quelle che erano le associazioni sindacali presenti sul territorio svizzero, come il Sindacato dei Muratori, al quale il futuro dittatore aderì, e difatti sulle pagine dell'Avvenire dei Lavoratori, quotidiano socialista svizzero in lingua italiana attualmente ancora attivo, possiamo ritrovare nel 1902 anche il contributo giornalistico di un giovane socialista di nome Benito Mussolini. Un aspetto molto importante dal quale poter proprio cominciare questa analisi è sostanzialmente il modo in cui egli prese il potere, o quantomeno una delle varie modalità. Qui iniziamo già con una sorta di profezia che si autoavvera. Nel 1918 egli sostiene che per rinsanare uno stato distrutto dal primo conflitto mondiale ci sia bisogno di una figura che vada ad unificare lo Stato. Questa cosa qui è difficile da ottenere a causa di una sorta di politica che comprende al suo interno figure opinabili, corrotte, eccetera, eccetera. Questa è tutta parte di una narrativa. Poi nel 1925, quando egli prende il potere, diventa quella persona che in qualche modo aveva annunciato. Egli si nomina duce, si elegge come capo indiscusso dello Stato e vuole guidare l'Italia verso una nuova era, una nuova epoca. Uno degli aspetti più importanti nella comunicazione di Mussolini è sicuramente l'abbondanza di slogan. Più lo slogan è corto, è compresso ed è significativo, più è efficace e resta nella mente dell'elettore. In teoria, se si sta sulle 5/6, lo slogan è molto efficace. Proseguendo, che cosa Mussolini introdusse per proseguire a capillarizzarsi all'interno dello Stato? Una nuova visione, la visione dove l'individuo singolo diventava una minaccia, dove l'individualista era deviante, in favore invece di uno Stato che doveva essere
collettivo, ed è lì che il termine totalitarismo viene coniato, utilizzato, ed è proprio lì che i suoi avversari cercano di pungolarlo. Ma grazie ad una astuta modalità comunicativa, a un'ottima dialettica, egli mostra come il singolo abbia in sé la devianza, e fu proprio l'egoismo, secondo Mussolini, dei singoli individui a portare alla Prima Guerra Mondiale, cosa che invece il totalitarismo avrebbe prevenuto, perché tutto è in funzione, in amore della patria. Questo amore di patria Mussolini lo dimostra anche in un altro modo, ovvero con un atteggiamento camaleontico. Egli inizia a vestire i panni dei soldati, letteralmente parlando, degli operai, degli agricoltori, si veste come loro, si avvicina linguisticamente a ognuna di queste figure, cerca di farne uno strumento dello Stato, valorizzandolo, dando loro uno spazio che meritano. E a questo aspetto camaleontico si aggiunge un grandissimo controllo della mimica, della prossemica, della semantica, di tutto quello che è il comparto non verbale. Egli passa da uomo duro ad amorevole in maniera molto veloce e sa utilizzare con grande efficienza il proprio corpo. Se noi andiamo a analizzare ancora più al microscopio la comunicazione di Mussolini, non possiamo non notare che vi è una sovrabbondanza di aggettivi, i quali fungono più che da elemento di senso ad un elemento musicale, cercano di rendere le frasi di impatto, colpiscono molto forte, ed è più importante rispetto al senso logico della frase l'aspetto emotivo che toccano. Utilizzare bene un aggettivo permette di attivare anche nel nostro cervello determinate risposte. Egli era in grado di toccare l'empatia, il cuore, le viscere dei cittadini italiani, ed è per questo che risultava essere un oratore veramente competente. Inoltre non possiamo dimenticarci alcuni punti fondamentali. Prima di tutto era in grado di parlare in maniera dotta. Tutta la sua esperienza fatta in gioventù come giornalista lo aveva sicuramente forgiato da questo punto di vista. Era una buona penna e sapeva parlare in maniera tecnica ai dotti. Un altro aspetto fondamentale sono gli slogan che lui cerca di ripetere costantemente nelle sue narrazioni. L'abbiamo visto prima, il motto, lo slogan, tutto ciò che può colpire e avere impatto. Un altro aspetto sono le frasi ad effetto, e l'utilizzo di questi aspetti semantici è cruciale nel modo in cui egli dialoga con la popolazione. Ultimo punto fondamentale sono le pause ed i silenzi. Saper mantenere in maniera salda il silenzio è sinonimo di forza, perché ricordatevi che non c'è niente di più imbarazzante che un momento di vuoto nella comunicazione. Chi invece sa gestire quel momento di vuoto con competenza, con coraggio, risulta ancora più competente di quello che effettivamente potrebbe essere. Come anticipato, il periodo svizzero di Mussolini è stato caratterizzato da episodi turbolenti. Lo spirito del socialista rivoluzionario ereditato dal padre iniziò a manifestarsi e a procurargli i primi grattacapi. Nel giro di un anno venne espulso dal Canton Berna dopo una breve detenzione con l'accusa di essere un agitatore politico, e nell'anno successivo, il 1904, anche da quello di Ginevra dopo una settimana di carcere per via di un permesso di soggiorno falsificato. Intanto dall'Italia giungeva anche la condanna per renitenza alla leva. Eppure, tra condanne ed espulsioni, il giovane Mussolini continuava a contribuire con i suoi pensieri su giornali di partito come Proletario e Avanguardia Socialista e a stringere rapporti nell'ambiente politico con figure sia socialiste che anarchiche. Tra i protagonisti più importanti possiamo certamente citare Giacinto Serrati e Angelica Balabanov, figura su cui ci soffermeremo quando arriveremo nel prossimo video alla direzione del giornale Avanti.